Ci sono ancora orizzonti da esplorare nel design nautico? Certo, per esempio provando a fondere la sportività di un maxi rib con l'eleganza di uno yacht. Lo ha fatto Carlos Vidal, che per Zar Formenti ha disegnato Imagine 130. Questo cantiere italiano da sempre sfida la classicità dei battelli pneumatici con soluzioni alternative, ma non aveva mai realizzato nulla di così grande. Non chiamatelo rib o gommone, perché è molto di più, a cominciare dalla motorizzazione, 2 fuoribordo Mercury V12 da 600 cavalli ciascuno. Ha persino l'hangar con il tender. L'hardtop non è una semplice copertura, ma è parte integrante del progetto stilistico ed è interamente di carbonio, per ovvie ragioni tecniche. Il pozzetto è un'area magnifica e molto piacevole, è riparata dal sole, è parzialmente protetta sui lati, molto accogliente, con tavoli e divani che invitano a sedersi per pranzare o conversare. L'impianto audio è di alto livello. Gli schienali dei divani sono anche gli appoggiatesta dei prendisole. Si raggiunge la piattaforma bagno attraverso un corridoio rivestito di teak. Per l'imbarco dai fianchi ci sono pedane sopra i tubolari. Il mobile cucina è attrezzato con 2 frigoriferi, cassetti, piastre a induzione, ovviamente lavandino e molti portabicchieri. L'intera costruzione è realizzata con resina vinilestre infusa sottovuoto e anche gli elementi più semplici sono molto solidi e non ci sono plexiglass, solo cristalli. Sul passavanti non trovo corrimano, ma posso aggrapparmi qui e man mano che vado a prua si alza il fianco e mi sento comunque sicuro. Solitamente il ponte di prua è un'area esposta, poco sicura in navigazione. Qui, invece, su Imagine 130 hanno trovato il modo di farci stare comodi anche in questa zona. Bellissimo il corrimano inserito tra la fiancata e il divano. Non si vede, ma c'è. I tubolari hanno dimensioni coerenti con la misura del gommone, un diametro di 76 cm e sono suddivisi in ben 8 camere d'aria indipendenti. Sotto coperta 3 ambienti separati, la cabina matrimoniale con armadio, stipetto e 5 osteriggi, un'altra cuccetta per 2 a poppa e il bagno con box doccia separato. Tre poltrone di pilotaggio con sedile e schienale anatomico sono una postazione perfetta. Parabrezza di cristallo, alette laterali che proteggono dall'ingresso del vento in questa zona per farmi pilotare bene. Avrei preferito il montante un po' più stretto per avere un angolo cieco inferiore. In plancia 2 display della Garmin 17 pollici sui quali posso controllare tutto, proprio tutto. E se nel corso del tempo aggiungete qualcosa al vostro allestimento, non c'è problema. Lo trovate sempre qui sugli schermi. Cosa potete aggiungere a un gommone come questo per sentirvi veramente soddisfatti? 2 motori Mercury V12 da 600 cavalli ciascuno. Avrei preferito provarlo in mare, ma ci sono alcune caratteristiche di questa carena che mi fanno pensare che si comporterà molto bene sulle onde. La ruota di prua e il dritto così affilati sono un marchio di fabbrica di Zar Formenti che funziona benissimo sui modelli più piccoli e quindi figuriamoci su questo. Ho ridotto il gas perché volevo capire qual è la minima velocità di planata, quella alla quale sarete costretti a procedere quando incapperete in una situazione tremenda. E devo dirvi che anche a 11 nodi questi motori spingono benissimo perché hanno 2 eliche ciascuno e in accelerazione ci fanno guadagnare velocità con una
rapidità impressionante. Velocità di crociera di 25 nodi, occorrono circa 5 litri per ogni miglio. Quanto sono aggressivi, quanto sono cattivi, soprattutto quando dalla prima marcia passano alla seconda. È come se ti dessero una spinta sì, dietro, ma molto forte. Ora immaginate di navigare in crociera a 40 nodi. L'assetto è perfetto, ho dato appena un po' di trim, il 15% circa. E il consumo di carburante è sempre quello di prima, 5 litri per miglio. Crociera di 40 nodi. Immaginate quante miglia potete percorrere in breve tempo così confortevolmente. Ok, abbiamo parlato anche troppo, è il momento di agire. 50 nodi, 6.000 giri, ho un po' di trim. Ora sì, ora li sento gridare. Ok, ancora un po' di trim. Qui c'è un po' di onda ma non si sente nulla. Siamo a 54 nodi, 55. Lo proviamo un po' in virata, magari tengo una mano sulle manette, che virare a questa velocità, insomma, può comportare qualche rischio, no? Il progettista si è preso un bel rischio nel disegnare una carena così complessa, perché ha i pattini, ha gli step e ha i tunnel laterali. E gli step sono 3. Abbiamo 4 porzioni di carena che hanno un diverso assetto, un diverso sostentamento e una diversa larghezza. Insomma, è complicatissima, ma funziona molto bene, soprattutto oltre una certa velocità. In rotta, in virata, è fantastica. Siamo arrivati in una zona del lago dove il vento è molto forte e ci sono le onde. Adesso lo rimettiamo alla prova. È fantastico come tiene la rotta. Siamo a 55 nodi. Oh, li abbiamo superati. No, 57 nodi.